Ciao, sono Bruno di Segema, benvenuto nella nuova news settimanale. Per quanto riguarda l'argomento normativo, oggi cominciamo ad affrontare l'analisi dei rischi. L'analisi rischi è uno dei documenti che va inserito nel fascicolo tecnico ed è forse il più importante. Questa analisi ha molti punti che dobbiamo analizzare a seconda del tipo di serramento che andiamo ad automatizzare e ci aiuta nel verificare tutti quanti i rischi che possono generarsi nell'automatizzare una chiusura automatica. Allora, la prima voce è l'analisi della solidità della struttura e degli organi di sostegno della chiusura. Che cosa significa? Qui ritorniamo a forse alla news precedente in cui ti parlavo dell'importanza del sopralluogo. Quando andiamo a fare un sopralluogo dobbiamo vedere se la chiusura che vogliamo automatizzare ha dei sostegni, quindi se è un cancello abbattente le colonne e i cardini, se è un cancello scorrevole la piastra delle olive di scorrimento, la guida a terra, le ruote, se è una porta sezionale dovremo controllare le ruote di scorrimento sulle guide, le molle superiori, insomma tutte quelle strutture che tengono in piedi il serramento e che quando questo verrà automatizzato subiranno uno stress eccessivo. Se riscontriamo una criticità in una di queste componenti la dobbiamo risolvere prima di applicare l'automatizzazione. Per quanto riguarda l'argomento tecnico, affrontiamo un argomento un po' generico, però molto importante, vale a dire la capacità di un impianto di automazione di resistere agli agenti atmosferici, soprattutto umidità e pioggia. Io dico sempre che un impianto di automazione è un po' come un elettrodomestico all'esterno, un frigorifero all'esterno. Se non lo copriamo adeguatamente, questo durerà pochissimo. Cosa significa coprire un impianto di automazione? Certo, non dobbiamo metterci l'ombrello sopra, ma quando lo andiamo ad installare dobbiamo fare attenzione a determinate cose. Intanto la marca che installiamo. Se è una marca di un'automazione professionale avrà delle caratteristiche, gli accessori soprattutto le scatole di fissaggio avranno delle caratteristiche tali da rendere l'impianto stagno almeno all'acqua piovana. Quali sono queste caratteristiche? Ad esempio nella scatola della centralina il fissaggio della scatola non è fatto all'interno dove c'è la scheda elettronica ma è fatto all'esterno, quindi significa che noi dovremo fissarla utilizzando gli appositi prefori in modo tale che i fissaggi sul muro siano completamente esterni alla scatola una volta chiuso il coperchio. Anche le fotocellule, se stiamo parlando di fotocellule professionali, hanno questa caratteristica. Per dire, le DCF della GBD hanno i fori di fissaggio esterni alla scheda. Una volta chiuso il coperchio, i fori rimarranno fuori e quindi non ci sarà possibilità di entrata di umidità attraverso le viti di fissaggio, perché se per esempio mettiamo un tassello in un muro di tufo, l'umidità del tufo che assorbe passerà attraverso la vite e se noi abbiamo fatto un foro dietro alla scheda ce la ritroveremo sulla scheda. Queste sono delle piccole accortezze che rendono un impianto professionale, lo distinguono da un impianto fai da te o casalingo. Allora, l'articolo della settimana è la tastiera touch della JCM. Questa, che è una tastiera, anche se non sembra, viene attivata dal passaggio della mano davanti e è una tastiera con 3 canali di attivazione con possibilità di inserimento di codici da 6 ad 8 cifre. È una tastiera radio alimentata a batterie con 3 batterie AAA, quindi le mini stilo. Ha la possibilità di essere interfacciata con praticamente qualsiasi tipo di automazione attraverso la ricevente JCM e ha una portata di un telecomando classico 100 metri in campo libero. La cosa molto bella, come vedete, è che si spenge e praticamente rimane completamente invisibile la tastiera e quindi è anche, volendo, molto sicura, perché a differenza delle tastiere manuali che magari digitando sempre lo stesso codice rimane sui tasti l'impronta del dito, in questo caso non può succedere. È una tastiera adatta sì anche ai cancelli automatici, è IP65 quindi non teme acqua o agenti atmosferici, è molto elegante, quindi molto spesso si presta a portoni di garage importanti, insomma, dove l'estetica ha un suo. Allora, per la news commerciale continua la promo sull'SL544 della GBD. È una promo che GBD ha studiato per far conoscere questo motore che è unico al mondo come tipo di programmazione e centralina, non esistono uguali. Motore per 500 kg di anta, utilizzo semi-intensivo. La promo riguarda il motore, la centralina, logicamente 2 radiocomandi e una coppia di fotocellule. Se sei nella zona di Roma e vuoi scoprire questo motore, scoprire la promozione, sei un installatore, vieni a trovarci. Siamo in via Quarto Sant'Antonio 48 a Marino, dopo l'aeroporto di Ciampino sull'Appia. Te lo faremo vedere, provare la programmazione che è veramente molto semplice ma molto potente al tempo
tempo stesso, perché puoi andare a modificare veramente moltissimi parametri con la nuova centralina SE24, che ha un display multiriga e una tastiera proprio per scegliere all'interno di qualsiasi parametro delle regolazioni molto precise. Anche questa news è terminata, ti prego di iscriverti al canale e mettere mi piace se è stata interessante e ti è stata utile, clicca sulla campanella per rimanere aggiornato sui nostri nuovi video e, come ti ho già detto, vienici a trovare se sei un installatore e vuoi conoscere i prodotti che distribuiamo. Ciao!